Io mi chiamo Alessia, ho 31 anni, sono un medico, mi sono specializzata in medicina interna a dicembre. Dopo la specializzazione avevo preso la decisione di prendermi un periodo per viaggiare, per riposarmi. Sono andata in India, ho cominciato a capire che un po' la situazione nel mondo stava cominciando a cambiare. Non ero proprio troppo convinta che questa cosa stesse succedendo fosse davvero così importante, e poi pian piano ho cominciato a capire che stava davvero sconvolgendo la vita di tutti. E quindi quando sono rientrata in Italia, tra l'altro per un pelo perché stavo rischiando di rimanere bloccata in India, è cominciata per me la quarantena non come medico impegnato in ospedale, ma chiusa in casa senza il lavoro, sapendo che dovevo cominciare un nuovo lavoro che avevo già deciso di iniziare prima a metà aprile. Un lavoro quindi che non aveva niente a che fare con il Covid, un lavoro in ospedale, un reparto di angiologia, quindi una cosa che non c'entrava assolutamente nulla. E iniziando questa quarantena in casa, dopo circa una settimana comincio a sentire il peso di non sentirmi utile in questa situazione, nonostante il mio titolo sia uno di quelli più ricercati in questa situazione. Quindi ho passato una fase molto complessa tra il lasciami i progetti come sono e il no, ma mi sento troppo in colpa, fino a quando non è arrivata questa proposta di fare il medico un servizio che si chiama USCA, Unità Speciale di Continuità Assistenziale. È un servizio creato per gestire pazienti sospetti o accertati Covid a domicilio. Quindi diciamo il tassello precedente al ricovero in ospedale, quindi tutti quei pazienti che hanno i sintomi ma che non possono essere più visti dal medico curante per ovvie ragioni e che quindi vengono viste da noi a casa per essere visitati e decidere se devono o meno essere ricoverati. Avrebbe l'obiettivo fondamentale di andare a individuare precocemente i pazienti che hanno bisogno di un ricovero, perché il problema comunque iniziale è stato proprio il fatto che spessissimo i pazienti arrivavano in ospedale troppo tardi. Non è stata una scelta semplicissima, all'inizio molto spaventata, i miei genitori assolutamente contrari, perché sembrava proprio un volersi, cioè volontariamente tuffarsi veramente nella tana del lupo, come diceva mio papà, perché effettivamente io avevo già la possibilità di lavorare da lì a breve in un altro campo, però ho deciso di farlo ed effettivamente sono stata davvero molto contenta, in primis perché credo che sia un servizio utilissimo. Ho cominciato a vivere questo periodo in una maniera totalmente diversa, pensare di fare nel tuo piccolo qualcosa di positivo e di utile, cioè psicologicamente cambia totalmente il modo di affrontare queste giornate lunghe e pesanti. E poi perché davvero c'è un bellissimo team di lavoro, quindi ho conosciuto anche nuove persone, tutti quanti con lo stesso obiettivo, tutti spaventati, ma tutti comunque motivati, e davvero è stata una bellissima esperienza. La sto facendo tuttora, anche se nel frattempo ho cominciato quel lavoro che dovevo cominciare. Nel weekend lavoro con il servizio a domicilio e durante la settimana, la mattina sono in ospedale, il pomeriggio faccio questa cosa. Probabilmente dalla prossima settimana comincerò a fare anche delle notti in ospedale. Praticamente noi riceviamo una telefonata dal medico curante del paziente che ci spiega appunto perché c'è il sospetto, quali sono i sintomi, o anche a volte vediamo anche dei pazienti accertati che sono anche stati dimessi dall'ospedale e che vanno quindi rivisti per gestire la terapia, per capire come stanno. Poi noi sentiamo telefonicamente il paziente per spiegare bene come avverrà la visita. Deve durare il miglior tempo possibile, deve essere assolutamente protetta e ci sono tutte delle regole da rispettare. Di solito facciamo una telefonata sia prima che dopo la visita, così da poter chiarire anche dopo tutti i dubbi al paziente. Quindi noi spieghiamo sostanzialmente che quando arriviamo abbiamo bisogno di uno spazio fuori dalla porta nel pianerottolo, perché abbiamo due bidoni, uno dello sporco e uno del pulito. In quello del pulito abbiamo tutto quanto il materiale, in quello sporco andrà poi messo tutto ciò che è stato usato durante la visita, quindi quello per lo smaltimento. Quando arriviamo diamo al paziente, se non ce l'ha, una mascherina chirurgica. All'inizio non ce l'avevano mai perché non erano disponibili da nessuna parte, adesso devo dire che ce l'hanno praticamente tutti, e poi diamo del gel disinfettante per le mani prima di iniziare la visita. Poi chiediamo di andare in una stanza che sia quanto più possibile vicino alla porta d'ingresso e che abbia un sistema di aerazione adeguato, quindi facciamo aprire le finestre e i balconi una mezz'oretta prima di arrivare. E poi abbiamo bisogno di una sedia, di un tavolo, perché facciamo fare un test da sforzo per vedere la saturazione dell'ossigeno sia prima, quindi sia a riposo, che dopo lo sforzo. Ci facciamo spiegare bene tutto, l'indirizzo, il piano, se abbiamo anche l'ascensore, c'è anche cose banali che uno non ci penserebbe, ma hai comunque un bel po' di peso da trasportare, anche perché poi andiamo da soli a farlo. Arriviamo lì con una tuta normale, poi nel pianerottolo comincia la vestizione, è anche buffo perché ovviamente vengono le persone delle altre case che escono dalla porta e vedono lì che si sta imbarcamenando per svolgere tutto
tutto quanto, ovviamente con anche un po' di ansia, perché ti stai sempre attento a non sbagliare neanche un passo di tutta la procedura, e poi dopo entriamo nella casa e cerchiamo appunto di parlare il meno possibile. È capitato a volte anche di trovare persone che dicano: guardi, lei è la prima persona che vedo in un mese, che la prima persona che vedo in un mese è una che non si riesce neanche a vedere in viso, è davvero un po' demoralizzante, quindi ogni tanto rimaniamo ovviamente un po' di più, perché tanto alla fine abbiamo i dispositivi adeguati, una chiacchiera di qualche minuto la si concede a volte. A quel punto si decide se chiamare il 118 e quindi mandare il paziente in ospedale, oppure se gestire la terapia con il medico curante, se il paziente è stabile si fa tutto a domicilio. No, la maggior parte riusciamo poi a gestirlo a domicilio. Infatti sì, sicuramente ecco, la cosa positiva è che noi vediamo comunque quella porzione di pazienti che effettivamente stanno poi meglio, cioè la controparte diciamo in salute dei pazienti infetti, che riescono ecco, a gestire l'infezione, seppur ovviamente con fatica, però senza bisogno di supporto di ossigeno. All'inizio temevo molto un atteggiamento aggressivo, no? Perché a volte comunque la paura può portare ad essere comunque arrabbiati. Invece devo dire che davvero sto vedendo delle persone spaventate, però comunque nei nostri confronti generose, rispettose, cosa che devo dire la verità prima non sempre capitava. Ha portato secondo me forse anche nei confronti appunto dei medici un atteggiamento proprio diverso da parte dei pazienti, perché magari la paura reale porta a fidarsi anche un po' di più. Quelli che sono stati mandati in pronto soccorso ovviamente spaventati, un sacco di domande, però poi alla fine si affidano, quindi subentra evidentemente un altro sentimento, per cui anche la paura viene un po' placata. Una cosa che mi ha fatto molto piacere, si trattava di una signora egiziana che non parla italiano, che non aveva il medico di famiglia, quindi senza nessun tipo di supporto sanitario, abbandonata totalmente a se stessa, quindi tramite la guardia medica siamo riusciti a risalire a lei, e tramite il contatto con il marito siamo riusciti poi ad organizzare una visita e un trasporto in pronto soccorso, e adesso la signora sta benissimo dopo un breve ricovero. È stato molto bello perché non aveva nessun mezzo a disposizione, e invece siamo riusciti in breve tempo a risolvere. L'esperienza più spiacevole: sono andata a visitare un paziente che in realtà aveva tutti i parametri normali e aveva anche un bimbo piccolo di 6 mesi, e mi ha fatto visitare anche lui tra l'altro perché anche il bimbo aveva un po' di febbre. Non aveva necessità di andare rapidamente in ospedale, però c'era comunque qualcosa che non mi aveva convinto, anche perché purtroppo non sempre c'è una misura univoca per capire quali pazienti sono severi e quali no, perché a volte davvero questa tipologia di pazienti è molto eterogenea e a volte incomprensibile capire il decorso. Dopo tanti ripensamenti l'ho richiamato, ho detto: guardi, ho comunque organizzato un appuntamento negli ambulatori del pronto soccorso, se riesce ad andare comunque stasera, per fare degli accertamenti in più, perché ovviamente lì non possiamo fare esami del sangue, ci sono tutta una serie di cose che non possiamo fare. E poi effettivamente l'indomani l'ho richiamato e lui mi ha detto che l'avevano ricoverato. Adesso lui è ancora in ospedale, comunque devo avere notizie, ma non credo che sia andata male, però pensare lì al bambino, alla moglie, lui comunque era tranquillo, che quasi neanche voleva fare la visita, e invece la sera stessa è poi finito in ospedale. Quello è stato un po' una piccola delusione, ecco. Ho avuto la fortuna di non vedere proprio delle vere e proprie tragedie fino ad ora. Faccio davvero fatica anche io a pensare a cosa sia giusto e cosa sia sbagliato, sicuramente adesso inizia una fase molto delicata, perché la paura che tutti noi medici abbiamo è che dal 3 maggio si abbia di nuovo un aumento dei contagi, però mi rendo anche conto che sia dal punto di vista psicologico che economico, un po' la vita deve ripartire. L'unico consiglio che ho è quello di cercare di rispettarci il più possibile, di provare a fare le cose con delicatezza e con una comprensione di tutto quello che sta succedendo in questo momento. Sicuramente quello che si può fare, e che purtroppo non dipende da me, è di cercare di aumentare il più possibile il lato diagnostico, cioè aumentare i tamponi davvero a tappeto, perché quello permette di evitare che poi il positivo asintomatico vada in giro ad infettare ancora più persone. Adesso c'è la sierologia, però non sta dando dei grandissimi risultati, sembra che non sia proprio del tutto affidabile. Ho avuto un contatto ravvicinato con una positiva 3 giorni fa in ospedale, ma proprio ravvicinato vuol dire che abbiamo lavorato insieme per 8 giorni nella stessa stanza, allo stesso computer, ovviamente con le mascherine, però in 8 ore di lavoro c'è un momento in cui togli la mascherina per bere l'acqua, e ancora non mi fanno sapere se mi faranno il tampone, immagino di sì,
però comunque nel frattempo stanno passando tot giorni in cui io continuo a lavorare col terrore di infettare qualcuno. Cerco di tenermi impegnata il più possibile, perché quando sono ferma a pensare alla situazione davvero sono molto scoraggiata. Pensare che quest'estate non mi potrò vedere probabilmente i miei genitori, perché comunque loro sono in Sicilia e ovviamente non mi sento tranquilla ad andarli a trovare. Tutte le terapie che sono state fatte fino ad ora ancora c'è nessuna ha un'evidenza scientifica certa, insomma sembra che ogni piccolo step che si raggiunge poi subito dopo si scopre che non si è sicuri, non si sa, non è stato dimostrato. Brancoliamo veramente un po' nel buio. I genitori non sanno nulla, non sanno che io ho fatto questo lavoro. Speriamo che non vedano questo video, vabbè, non penso, non sono molto social. Glielo dirò ovviamente, però in un momento un po' più tranquillo, perché sanno che sto lavorando ovviamente in ospedale con quello che dovevo fare già prima. Avevo provato ad accennare a mio papà che volevo fare questa cosa e praticamente è proprio impazzito, mi ha cominciato a mandare dei papelli chiedendomi ti prego, mi mandava il numero dei medici morti fino ad ora dicendomi tu entrerai in quella lista, ma perché? Insomma, forse è meglio che non glielo dico. Ciao.